Lo scopriremo davanti a voi. Il Lexin mi risulta affiliato, c'è una pellicola protettiva. Siamo finalmente in sella e sono attrezzato con un power bank. proviamo questo qui del cimitero, com'è? Sì, appena mettiamo giù. Ok, grazie mille Robby. Magicamente si accende anche il Carpuride. Tramite una Y me lo sono portato direttamente sul Carpuride. Ragazzi, buonasera, bentornati o benvenuti sul canale. Come vedete davanti a me c'è un pacco, un piccolo pacco, un pacco molto leggero. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Tra l'altro questo pacco mi è stato consegnato veramente pochi minuti fa, è arrivato tramite corriere ovviamente, è stato spedito circa 10 giorni fa. Ho avuto la tracciatura sempre costantemente, a dirvi la verità i giorni dove si è perso più tempo è stato proprio in Italia. E voilà, togliamo la protezione, 1 e 1, 2, togliamo queste spugne e andiamo a vedere cosa c'è all'interno del pacco. Il pacco arriva, come potete vedere, da Carpuride. Andiamo ad aprirlo. Abbiamo le forbici. Protezione e voilà. Un bello schermo da 7 pollici, c'è il suo cablaggio. Questo display servirà a rendere smart il vostro mezzo a due ruote, che sia una bici, che sia uno scooter, che sia una moto di ultima generazione o che sia una moto estremamente vecchia. Andiamo a vedere ancora dentro la confezione cosa c'è. Togliamo ulteriori protezioni, un altro cavo, c'è la predisposizione per agganciarlo al manubrio. C'è una chiave che ci occorrerà per stringere eventualmente i bulloni che tengono ancorato il kit che tiene il display al manubrio. C'è un ulteriore fusibile di scorta e c'è il immancabile libretto di istruzioni. Allora, come vi dicevo, il monitor è da 7 pollici. Ci sono, come vedete, 2 cavi di alimentazione. Un cavo, questo qui, è per tenere alimentato il Carpuride tramite una presa USB che ormai si trovano su tutte le moto, quindi questa andrà ad ancorata alla USB e questo cavo andrà a essere sostituito a quest'altro. Oppure quello che utilizzerò io è questo, che andrà messo tutto sotto chiave, così evito di avere occupata la presa USB. Una volta che andremo a installare il Carpuride sulla moto vi farò vedere come ho cablato io sotto chiave questo cavo, in maniera che se voi volete fare la medesima cosa avrete già, diciamo così, la pasta pronta. Abbiamo detto che c'è un fusibile di scorta, il fusibile che ovviamente è qui dentro, ed infine abbiamo l'attacco per la predisposizione sul manubrio. La predisposizione classica RAM mount che ci occorrerà per ancorare il Carpuride direttamente sul nostro manubrio o in qualsiasi altra parte voi lo riteniate opportuno o comodo per voi. Dove piazzare il Carpuride, dove piazzare il display sarà a discrezione vostra, sarà a seconda di come voi vi troverete meglio. Io la mia idea ce l'ho. Mentre monterò il video vi spiegherò il perché e il per come delle mie scelte, perché sono arrivato a quel tipo di scelta di dove metterlo e come alimentarlo, ma proseguiamo per gradi. Come vi dicevo, ci sono 2 cavi, uno che ci consente di tenere tutto l'apparecchio sotto chiave e l'altro che invece ci consente di tenerlo sotto USB. Sostituire un cavo all'altro è estremamente banale, basta svitare la ghiera che tiene unite il maschio e la femmina, tirare e voilà, abbiamo tolto la presa USB e potremmo mettere quest'altra che va sotto chiave. Infilare 2 spinotti è estremamente semplice perché c'è la guida che ne rende impossibile lo sbaglio. Si mette dentro, si stringe e via. Adesso però rimettiamo quella USB che ci occorre perché ve lo faccio vedere acceso a questo punto. Quindi rimettiamo la presa USB, il senso è questo e andiamo a stringere. Ok, rimettiamo la sua ghiera e il gioco è fatto. Boom. Vediamolo acceso. Per tenerlo acceso ovviamente mi sono attrezzato con un power bank perché non ho la moto in questo momento.
acceso, come vedete praticamente si attiva immediatamente. CarPuride, c'è la mail in caso di supporto e adesso andiamo a vedere le varie funzioni. C'è una pellicola protettiva che andiamo a togliere e voilà, la nitidezza è veramente notevole. Ovviamente questo apparecchio funziona sia per Android che per accessori Apple. La prima cosa che faremo, andremo innanzitutto a vedere le funzioni. Qui c'è il tastino Help che vi dice in caso di aiuto a chi rivolgervi. Andando all'icona di fianco, cliccando praticamente si possono scegliere i vari sfondi che si vuole dare all'apparecchio e poi c'è la luminosità. Si può scegliere di diminuirla o di aumentarla. Qui c'è un equalizzatore che ci consente di impostare, di rendere un po' personalizzate alcune funzioni sia dell'audio di ingresso della musica che sia dell'audio del navigatore piuttosto che dell'auricolare, poi andremo a vederlo. Con questo pulsante qui si va praticamente a resettare quelle che sono le funzioni. Qui ci sono le impostazioni del volume sia della voce che dei media, ovvero della musica o di altro che si vuole ascoltare in cuffia. Qui c'è il tasto Home. Questo pulsante qui ci permette di spegnere il display anche se comunque l'apparecchio rimarrà in stand-by. Toccando nuovamente il display tornerà ad illuminarsi. E adesso lo sto scoprendo praticamente con voi, come vedete sono 2 minuti ma l'ho appena acceso, quindi anche per me è una novità. C'è il libretto di istruzioni ma fin dove possiamo andare con l'intuito ci arriviamo con l'intuito. Qui ovviamente ci sono le impostazioni e scegliamoci subito la lingua, la mettiamo italiano, tra le varie lingue c'è anche l'italiano, ok, italiano a posto. Poi c'è il wifi attivo in questo momento, si può ovviamente disattivare, c'è il Bluetooth, sì, è attivo ma non c'è ovviamente nessun apparecchio associato perché l'ho appena acceso come vi dicevo. Torniamo nella home, ovviamente qui di fianco al pulsante dell'accensione che è questo qui, c'è questa predisposizione che è chiusa con delle viti, dove volendo si può mettere una scheda SD, se magari si vogliono conservare delle foto, vedere dei video e quant'altro. Qui ovviamente ci sarà la musica che andremo a prendere dal nostro cellulare, qui una volta collegato ci sarà il cellulare, ma adesso colleghiamo tutto quanto. Allora, il tempo di recuperare il cellulare e torno con voi. Ed eccoci qui, quindi abbiamo attivato sia il wifi che il Bluetooth. A questo punto, se tanto mi dà tanto, andremo qui in setting wifi, vediamo qui di scollegarci da questo wifi, di collegarci al wifi dell'apparecchio appunto. Eccolo qui, CarPuride, la password, quindi 1 2 3 8, sono 86 e praticamente si sta collegando. Ok, il wifi è collegato. Adesso andiamo a collegare il Bluetooth, setting, CarPuride, abbina, consenti e come vedete il sistema Bluetooth si è attivato. Usa CarPlay, perfetto. Come vedete anche la connessione, avevo fondamentalmente i dati disattivi perché ero offline, volevo evitare che mi arrivassero chiamate mentre stavo registrando e quindi ecco il motivo per cui adesso torniamo qui e qui praticamente ci sono, scorrendo, le icone alcune delle icone del mio iPhone. A questo punto io potrei tranquillamente spegnere il mio iPhone, lo possiamo togliere e usare direttamente qui. Come avete potuto vedere l'affiliazione è veramente imbarazzante. L'ultima cosa che resta da collegare è il sistema di comunicazione che utilizzerò sul casco. Ne ho diversi, prendo quello della Lexin e lo collegheremo a questo. Ok, metto in modalità affiliazione praticamente il Lexin, andrò immagino a trovarlo qui, collegarlo al cellulare e praticamente anche questo ok. Adesso dovremmo essere collegati con tutto. Facciamo la prova del 9, ma dovremo essere a posto su tutti quanti i fronti perché il Lexin mi risulta affiliato, tant'è che da un doppio lampeggio rosso e blu è diventato blu. Sul dispositivo, sul cellulare mi risulta collegato Lexin e in teoria qui io adesso dovrei riuscire a chiamare e utilizzare tranquillamente il mio cellulare senza nessun tipo di problemi. Adesso, senza stare a impazzire, proverò a fare una chiamata a qualcuno sperando che qualcuno mi risponda. Adesso tramite
il Carpuride, proveremo a chiamare Roberto Gallina, a vedere se ci risponde. Il telefono squilla, io lo sento. Vediamo se... Robby! Oh, comportati bene che stai su un video, sto facendo la recensione del Carpuride. Mi senti forte e chiaro? Bene. Sono in casa, in questo momento sono collegato tra il Carpuride e il casco. L'importante per me è che funzioni tutto quanto e che tu mi senti. Adesso che metto giù il telefono, riesci a mandarmi un WhatsApp con scritto qualsiasi cosa, quello che vuoi, e poi voglio vedere come il Carpuride legge il tuo messaggio. Ok? Sì, appena mettiamo giù. Ok, grazie mille, Robby. Ciao, ciao Roberto, ciao, ciao, ciao. Stranamente Roberto mi ha risposto. Dico stranamente perché che risponda a Roberto è veramente un evento. Roberto è una persona abbastanza irreperibile, buon per lui. Comunque, intanto che Roberto ci manda il WhatsApp, vi mostro che qui in alto a sinistra troviamo l'orario 18:48, la qualità del segnale del cellulare e lo stato di batteria sempre del cellulare. Adesso, appena arriva il WhatsApp di Roberto, vediamo come si riesce a leggere il WhatsApp tramite il Carpuride. Sì. Roberto ci ha mandato un messaggio, adesso voglio sentire come legge il messaggio il Carpuride. Non ho pensato che il volume lo sentivo io all'interno del casco e voi noi. Comunque, una volta che mi è arrivato il messaggio sul cellulare, compare la notifica sul Carpuride, sull'icona di WhatsApp, voi ci cliccate, il Carpuride carica il messaggio, vi dà la possibilità di ascoltare quello che Roberto in questo caso ha scritto. Roberto banalmente vi ha scritto: ciao Max, la telefonata appena intercorsa mi lascia sempre incuriosito, ciao, baci. Io questa frase qui l'ho ascoltata esattamente all'interno del casco e tra le altre opzioni vi dà anche l'opzione eventualmente di poter rispondere al messaggio. Adesso un appunto: sono sicuramente apparecchi estremamente utili in moto, però cercate di non distrarvi quando siete alla guida. Io personalmente, quando lo userò, come mia consuetudine, metterò il telefono offline e lo utilizzerò solo ed esclusivamente per quel che mi concerne le mappe, se mi occorrono. Altrimenti cercherò quanto più possibile di evitare distrazioni, perché il WhatsApp, la telefonata, il messaggio, quando si è in moto, personalmente, almeno per me, sono solo fonti di distrazione. Che chi mi conosce l'avrà capito. Quando sono in moto io non voglio essere disturbato, quindi quando sono in moto voglio essere libero da tutto e da tutti e voglio fare quello che voglio senza avere ansia nel rispondere a un messaggio, una telefonata o a un SMS. Quando mi fermo, se ho voglia, accendo il cellulare, chiamo, faccio e disfo, ma generalmente quando sono in moto preferisco evitare queste distrazioni qui. Questa è una postilla che però riprenderemo alla fine del video. Ho deciso di parlarvi di questo prodotto perché credo che interessi a tanti di voi, perché ho notato che se non l'80 ma un buon 70% di chi va in moto oggi utilizza praticamente lo smartphone come navigatore. Lo smartphone sicuramente fa il suo lavoro, ma ha un display più piccolo e meno nitido di questo, che vi garantisco ha una nitidezza pazzesca. Poi lo vedremo anche col sole, lo vedremo di notte, ma sicuramente ha un display grande e si vede decisamente bene. Punto primo. Punto secondo, questo è impermeabile, questo è waterproof IP67, quindi sicuramente tanti cellulari non hanno questa caratteristica. Terzo, questo prodotto sia con le temperature estremamente alte sia con le temperature estremamente basse non dovrebbe laggare in nessuna maniera, cosa che invece il mio cellulare, vuoi per l'età e vuoi per le temperature, appena le temperature si avvicinano a -3, a -4, a -5, la batteria praticamente dura 0. Con questo prodotto qui sicuramente riuscirete a superare quei problemi lì. Inoltre preserverete la batteria del vostro cellulare, perché questo sarà perennemente sotto carica sulla moto. Il vostro cellulare sicuramente, non utilizzando il display, avrà una durata maggiore. Come avete visto, siamo riusciti ad affiliare il casco, il cellulare al Carpuride senza mai aprire il libretto di istruzioni. Questo vuol dire che il sistema è veramente molto semplice ed intuitivo.
Mi sembra anche il touch molto reattivo, non vedo l'ora di provarlo con i guanti. Come avrete intuito, il sistema di ancoraggio, il Carpuride è il RAM mount. La mia intenzione qual è? Poi vedrò se nella realtà riuscirò a fare quello che ho in mente. Di utilizzare il suo attacco e metterlo al manubrio del GS, preferibilmente sul lato sinistro. Io non vorrei sfruttare la presa a 12 volts come quella che sto usando adesso per tenere in vita il Carpuride, ma vorrei utilizzare questo altro attacco e mettere tutto sotto chiave, sfruttando parte, poi lo vedremo, di questo cavo. In realtà questa parte qui non mi occorrerà perché ho già un fusibile, quindi mi aggancerò a quello, ma poi ve lo farò vedere con calma. Far uscire questo cavo nella parte anteriore della moto e poi agganciarlo direttamente al suo spinotto una volta che ne avrò bisogno. Quando non avrò il Carpuride sulla moto sarà sufficiente chiudere con il cappuccio in dotazione la predisposizione appunto dell'alimentazione del Carpuride. E fine della storia, perché il mio obiettivo non è sostituire il navigatore con il Carpuride, ma in alcuni casi usarli entrambi. Perché? Perché sul GS, chi ce l'ha lo sa meglio di me, c'è una funzione estremamente utile che io amo follemente e alla quale non potrei mai rinunciare, che è quella fantastica rotella posta sulla manopola sinistra. Con quella manopola è possibile comandare il Navigator. Io ho un Navigator 5 con cui mi sono sempre trovato bene dal primo giorno che l'ho comprato ad oggi, ma il Navigator 5 non mi ha mai deluso, quindi l'idea mia non è sostituire il Navigator 5 con il Carpuride, ma agganciare il Carpuride anche al Navigator 5 nei momenti in cui ne avrò bisogno. Quando non ne avrò bisogno sarà sufficiente rimuovere banalmente il RAM mount e staccare lo spinotto dall'alimentazione. Ripongo il Carpuride nella borsa, lo lascio a casa e utilizzo la moto come ho sempre fatto. Adesso l'ultimo passaggio però qual è? L'ultimo passaggio è andare in garage, smontare parte della plastica che c'è sopra il serbatoio, saldare questo cavo al più e al meno che ho già predisposto sulla moto e installare il Carpuride sulla moto stessa. A quel punto l'ultimo passaggio sarà proprio la prova su strada, quindi vedremo la reattività, vedremo le funzioni e vedremo tutto quello che c'è da vedere nell'utilizzo reale del prodotto. Eccoci qua ragazzi, siamo in box. Adesso cercherò di essere il più chiaro possibile, voi cercate di seguirmi. Vi ricordate all'inizio del video avevo detto che io sulla moto ho aggiunto una presa USB che non è sotto chiave ed il filo è questo qui, questo che vedete rosso, poi vi spiego perché. Al rosso e il nero della batteria è attaccato questo filo qui che praticamente non è sotto chiave ed è arrivato lì davanti, ok? Siccome il cavetto del Carpuride, quello che vi ho mostrato prima, è identico a quello della presa USB, ho deciso di mettere sotto chiavi entrambi. Per evitare di portare due fili rossi e due fili neri alla batteria, ho sfruttato il cavo della presa USB. Che cosa ho fatto? Il rosso l'ho preso direttamente dalla presa a 12 volts che ho sotto il cruscotto del GS, che è sotto chiave, ed è questo qui, esce da qui. L'ho fatto passare dentro un fusibile e da qui ho fatto uscire due fili rossi. Un rosso si collega a questo cavo qui che va alla USB e un altro rosso l'ho collegato al cavo del Carpuride. Per il filo nero del Carpuride è questo qui, non ho fatto altro che collegare il filo nero del Carpuride a quello che è il filo nero che va alla presa USB. Così alla batteria porto un solo filo nero. Il filo rosso lo prendo dall'accensione e praticamente sono riuscito a mettere entrambi, sia il Carpuride e sia la presa USB, entrambe sotto chiave. Ho saldato tutti i fili, ho messo le guaine termostringenti e quindi il lavoro è decisamente a regola d'arte. Adesso cercherò di imboscare, di sistemare questi cavi all'interno del vano. Quello che mi interessa farvi vedere è che una volta che io attivo l'accensione del GS, magicamente si accende anche il Carpuride. Spengo il GS e qualche secondo dopo si spegne anche il Carpuride, quindi siamo riusciti a mettere sotto chiave sia il Carpuride e sia la presa USB. Ovviamente una volta che io prendo il rosso da questo cavo principale, da questo della presa a 12 volts, va da sé che alla batteria arriverà soltanto un filo che è quello nero. Il nero va dalla batteria fino alla presa USB e lo stesso nero tramite una Y me lo sono portato direttamente sul Carpuride, riducendo al minimo l'ingombro dei fili. A questo punto lo spinotto del Carpuride è qui davanti, lo lego insieme a quest'altro fascio di fili che arriva fino alla
pompa della frizione e praticamente ho il cavo del carburetor. A questo punto ce l'ho qui dietro, lo lego tramite il suo spinotto e praticamente anche quando vado a girare il manubrio da una parte o dall'altra non ho nessun impedimento e i cavi arrivano tranquillamente. Adesso chiudo tutto quanto, risistemo tutto quanto e non resta che da fare la prova su strada. Ragazzi, siamo finalmente in sella e come potete vedere, immagino lo vedete anche voi, la visibilità del carburetor è decisamente di alto livello. La nitidezza, i colori, la qualità dell'immagine è veramente elevata. Devo dirmi che in alcune condizioni di luce il carburetor si vede meglio del Navigator 5. Il Navigator effettivamente, quando il sole è in una certa posizione, il monitor fa un po' da specchio e sono costretto a muovermi. Con il carburetor invece è veramente nitido. Il touch funziona decisamente molto bene, anche con i guanti riesco tranquillamente ad andare da una parte all'altra senza nessun tipo di problema. Noi scegliamo di andare dai benzinai, mettiamo il caso che volessi andare a questo qui, clicco, vai. Le indicazioni sono molto chiare e arrivano in maniera puntuale all'interno del casco. Nonostante la luce, certo non fortissima, la visibilità è ottima. Voglio vedere se la mia idea di utilizzare questo accessorio in determinate condizioni offline può fare al caso mio. Adesso scegliamo, che ne so, questo parcheggio che è 8 km da qui, lo facciamo lavorare e vediamo come va. Ok, si parte, go. Allora ragazzi, vi confermo che il prodotto funziona molto bene. Comunque, per chi è abituato ad usare il cellulare al posto del navigatore, devo dire che avere uno schermo da 7 pollici con una nitidezza simile è decisamente tanta roba. Io vi ripeto, io abituato ad usare il navigatore, è un po' diverso da usare determinate applicazioni. Inoltre ci si può aiutare con Siri, ci si può aiutare con tutto quello che la tecnologia smart concede. Adesso ovviamente mi fermerò in qualche parcheggio e tireremo le somme finali, però vi devo dire che la qualità dell'immagine è elevata, la stabilità dell'accessorio è decisamente incredibile, nonostante sto prendendo delle buche abbastanza importanti. Vi devo dire che il carburetor non si muove, non fa una piega. Non ho dubbi che la stessa stabilità ce l'abbia a velocità elevate. Adesso troveremo un parcheggio dove vi dirò cosa penso in conclusione di questo accessorio. In questo momento siamo contro luce. Ovviamente qua le indicazioni mi dicono di andare a sinistra perché io gli ho messo un posto dimenticato da Dio che è distante abbondantemente 150 km, come potete vedere da dove sono io, quindi sicuramente non andrò lì. Adesso noi ci tireremo sulla destra e troveremo un parcheggino dove fare il punto della situazione, però vi ripeto, fa il lavoro suo, fa quello per cui è stato pensato. Ho avuto modo di provarlo anche con maps.me e devo dire che funziona benissimo. L'unica cosa che ribadisco, ma lo ribadirò anche tra un po', sono accessori questi che vi portano la connettività, che inevitabilmente vi portano alla distrazione. Quindi se lo usate, abbiate rispetto di voi stessi e degli altri e cercate di distrarvi il meno possibile. Un'altra cosa che sicuramente potrà interessarvi è che le varie icone che vedete sul display del carburetor potete customizzarle in base alle vostre esigenze. Ok, qui siamo in coda, parcheggi. Troviamoci questo parcheggio qui, dai, 2 minuti, vediamo dove ci porta. Ci porta indietro, no, non mi piace quel parcheggio, troviamone un altro. E cimitero Garibaldi, parcheggio 5 minuti. Proviamo questo qui del cimitero, com'è? E qui dietro non mi piace neanche. Di Vittorio, quello lì è quello che c'è vicino alla Certosa. Vabbè, dai, puntiamo quello e poi vediamo dove fermarci. Come vedete davanti a voi l'ho fatto, il touch funziona molto bene anche con i guanti. Adesso però superiamo la coda qui al semaforo, se no non ci muoviamo più, anche perché sennò fa buio. Questa è tutta la coda che da Pavia va verso Binasco. Qui bisogna fare attenzione che c'è un fotored e quindi ci si ferma.
C'è da dire che sicuramente è un ottimo accessorio da accostare al navigatore, a prescindere o meno se uno utilizza il navigatore o meno. Sicuramente un accessorio comodo, così non si sta ogni volta magari per trovare qualcosa a usare il cellulare si lascia in borsa e si fa tutto da lì, che tra l'altro, quello, ripeto, ha un display veramente immenso, questo è un 7 pollici e si vede decisamente bene, e non state più a pensare al telefono scarico, al telefono da caricare, tutto quanto. Allora ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni finali. Che cosa dire del CarPoRide? Il CarPoRide fa esattamente quello per cui è stato pensato, ovvero non è altro che lo specchio, la fotocopia, una estensione del vostro cellulare, ma di fatti io non ho intenzione di togliere il navigatore per dare spazio al CarPoRide. Il CarPoRide sarà, come vi dicevo, qualcosa che affiancherò sicuramente al navigatore, ma il navigatore, per quel che mi riguarda, ha una funzione, ha delle caratteristiche, ha delle peculiarità. Il CarPoRide ne ha decisamente delle altre, è sicuramente ben fatto, funziona, ha qualità, sicuramente fa quello che promette. Anzi, adesso un'altra cosa che dobbiamo vedere è l'impermeabilità, perché lo danno impermeabile e adesso testiamo anche quello. Visto e considerato che l'unica cosa che ci manca da vedere se effettivamente è impermeabile, adesso lo scopriremo davanti a voi. Direi che impermeabile, ovviamente quando ci passa sopra l'acqua magari dà la sensazione che possa essere, però impermeabile è impermeabile. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del video e mi auguro che questo video sia stato utile ad alcuni di voi. E vi ripeto, se voi siete alla ricerca di un navigatore, sicuramente il CarPoRide non è l'accessorio che fa per voi, perché non è un navigatore, ma non è altro che uno specchio, una prolunga, un'estensione del vostro cellulare. È sicuramente un buon prodotto, ha un'ottima definizione e sicuramente ha delle qualità, come vi dicevo, impermeabilità, funziona a temperature molto alte come a temperature molto basse, il touch funziona alla perfezione e l'accessorio che vi viene fornito per tenerlo ancorato al manubrio è decisamente solido. Se siete intenzionati a comprarlo, all'interno della descrizione del video vi lascio un codice sconto che potete utilizzare ed avere ovviamente una riduzione del prezzo, e a me verrà riconosciuta una piccola commissione. Penso che mi sono dilungato ben oltre quello che avrei dovuto, vi ho spiegato il perché non toglierò mai il navigatore, ma probabilmente affiancherò il CarPoRide. Spero di aver fugato i vostri dubbi. In caso di dubbi non esitate a scriverlo nei commenti. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.